Ciao ragazzi! In questo tutorial parliamo dei grafici Sparkline, piccoli grafici posti all'interno di una singola cella, che nella maggior parte dei casi vengono utilizzati per rappresentare l'andamento di una grandezza nel tempo. Questi grafici sono stati introdotti nella versione 2010 di Excel e sono disponibili dunque dalla versione Excel 2010 in poi. Iniziamo! In questo primo esempio ho ripreso la tabella dei voti relativi al primo quadrimestre ottenuti da uno studente nelle varie discipline. La formattazione condizionale ci fornisce già un piccolo aiuto per capire l'andamento dei voti dello studente nel primo quadrimestre, ma come vedremo i grafici Sparkline, piccoli grafici posti all'interno di una singola cella, sono uno strumento molto più efficace e ci fanno capire ad esempio che in inglese la situazione è migliorata nel tempo e dunque questo 5,83 può essere approssimato con un 6 e la stessa cosa è capitata in storia, quindi questo 6,57 potrebbe essere approssimato con un 7, mentre in sicurezza la situazione è peggiorata nel tempo e quindi questo 4,40 potrebbe essere un 4. Ma vediamo ora come si inserisce e si formatta un grafico Sparkline. Per prima cosa impariamo a eliminare i grafici Sparkline. Iniziamo a selezionare un qualsiasi grafico e non è necessario selezionarli tutti poiché i grafici formano un gruppo e non appena lo selezioniamo compare una scheda grafico Sparkline. Cliccando su tale scheda, sulla ribbon compaiono una serie di pulsanti che ci permettono di gestire al meglio i nostri grafici. Innanzitutto, per cancellare i grafici selezionati, non è possibile premere il tasto Canc, ma bisogna andare su questo pulsante Cancella e a questo punto possiamo cancellare solamente il grafico selezionato, cioè questo, con questo pulsante, oppure cancellare l'intero gruppo mediante quest'altro pulsante. Vediamo ora come si inserisce un grafico Sparkline. È possibile procedere in tre modi. Il primo modo è quello di selezionare i dati, di selezionare la scheda Inserisci e all'interno di questa scheda, sulla ribbon, compare un gruppo grafici Sparkline. Ce ne sono di tre tipi. Linee, che è quello più adatto per rappresentare delle serie temporali, colonne, che sono piccoli istogrammi, e positivi negativi, che vedremo nel terzo esempio. Iniziamo a inserire un grafico a linee. Come possiamo notare, Excel ha già inserito l'intervallo dei dati, che è quello da noi selezionato, e non ci resta che inserire l'intervallo posizione, cioè l'indirizzo della cella in cui vogliamo che sia inserito il grafico. Noi vogliamo che sia inserito in questa cella. Clicchiamo su OK e il grafico viene inserito. A questo punto possiamo cliccare qui in basso a destra e trascinare verso il basso come facciamo per le formule e immediatamente viene inserito un grafico per ogni linea. Vi faccio notare che i dati in tabella stanno cambiando perché vi ricordo che avevamo utilizzato la funzione casuale tra. Formattiamo ora i grafici inseriti. Possiamo selezionare un qualsiasi grafico e a questo punto compare sulla ribbon la scheda grafico Sparkline in cui possiamo selezionare uno stile qualsiasi oppure scegliere un colore a nostro piacere, possiamo modificare lo spessore del grafico, ad esempio scegliere un 2 punti e un quarto, e per migliorare ulteriormente l'aspetto estetico dei nostri grafici possiamo inserire ad esempio il punto massimo, il punto minimo, per poi colorarli in modo opportuno. Di solito si seleziona per il punto massimo il colore verde e per il punto minimo il colore rosso. È poi possibile evidenziare il primo punto del grafico, l'ultimo punto e successivamente modificare il loro colore, come già fatto in precedenza. È poi anche possibile evidenziare tutti gli indicatori del grafico, cioè tutti i punti. Siccome poi non ci sono valori negativi, l'opzione punti negativi in questo esempio è inefficace e vedremo la sua utilità nel terzo esempio, in cui vedremo anche come regolare gli assi e come separare i grafici oppure raggrupparli. Una volta formattati i grafici è possibile cambiarne anche il tipo e come si può notare scegliendo colonne, il punto massimo è rappresentato da una colonnina verde, mentre il punto minimo da una colonnina rossa molto bassa poiché non abbiamo ancora regolato l'asse. L'opzione positivi-negativi per il momento è inefficace poiché non vi sono valori negativi. Rimpostiamo ora il nostro grafico a linee
E prima di concludere questo esempio, vi faccio notare che è possibile modificare il percorso dei dati selezionati all'inizio per poter creare il grafico anche in un secondo momento, sia per quanto riguarda tutto il gruppo dei grafici, che per quanto riguarda il singolo grafico Sparkline, una volta che il grafico sarà separato dagli altri. Vi sono inoltre opzioni per rappresentare le celle nascoste o vuote, e vi è anche la possibilità, solamente quando il numero di righe è uguale al numero delle colonne della nostra area dei dati, di scambiare le righe con le colonne. Per concludere questo esempio, vi faccio notare che premendo il tasto F9 i dati si aggiornano e anche i grafici Sparkline si aggiornano di conseguenza e dunque, come la formattazione condizionale, si aggiornano automaticamente al variare dei dati nel foglio di lavoro. Passiamo ora ad un secondo esempio. Abbiamo a disposizione la tabella dei trattamenti effettuati nell'anno 2018 in un salone estetico e vogliamo analizzare l'andamento di ogni trattamento nel tempo. Inseriamo dunque dei grafici Sparkline utilizzando un secondo metodo. Selezioniamo tutti i dati, compresi i totali, e selezioniamo di nuovo la scheda Inserisci e nel gruppo Grafici Sparkline inseriamo di nuovo linee. A questo punto Excel ha individuato l'intervallo dei dati e dobbiamo inserire l'intervallo posizione, che è questo. Confermiamo con OK e formattiamo i nostri grafici, selezionando di nuovo un colore, uno spessore e mostrando di nuovo il punto massimo e il punto minimo, per poi colorarli, adottando le solite convenzioni, cioè il massimo in verde e il minimo in rosso. Aumentiamo leggermente lo spessore per rendere più visibili i dati e questa volta decidiamo di mostrare anche il primo e l'ultimo punto, formattando il primo punto in azzurro e l'ultimo punto in giallo. Vi faccio ora notare che l'altezza dei singoli punti sul grafico è coerente all'interno della singola riga, ma non vi è alcun nesso fra un grafico e l'altro. Ad esempio, confrontando la prima riga con l'ultima riga, cioè quella del totale, vediamo ad esempio che il primo punto, che è un 73, è più in alto rispetto al primo punto dell'ultimo grafico, che è un 629. E dunque ricordate che, in parole povere, ogni grafico è a sé stante e non c'entra nulla con gli altri grafici. Proviamo ora a regolare l'asse e impostiamo il valore minimo dell'asse verticale uguale per tutti i grafici e facciamo la stessa cosa per quanto riguarda il valore massimo dell'asse verticale. A questo punto ci accorgiamo che tutti i grafici si appiattiscono, ad eccezione del totale, poiché la riga del totale contiene dati molto più alti rispetto alle altre righe. È opportuno dunque separare il totale dagli altri grafici. Selezioniamo dunque il totale e clicchiamo sul pulsante Separa. A questo punto tutti gli altri grafici sono confrontabili fra di loro, poiché sono stati selezionati lo stesso valore minimo e lo stesso valore massimo su tutti i grafici, mentre il totale è un grafico a sé stante e possiamo dunque decidere di formattarlo in modo indipendente, ad esempio selezionando un colore nero. Eventualmente, se lo riteniamo utile, potremmo riselezionare tutti i grafici e raggrupparli di nuovo, ma questo non è il nostro caso. Oppure, nel caso di valori negativi, potremmo inserire anche l'asse orizzontale, come vedremo nel prossimo esempio, in cui vedremo anche come personalizzare il valore minimo e il valore massimo dell'asse verticale, e in cui vedremo anche il terzo modo in cui si può inserire un grafico Sparkline. In questo terzo esempio abbiamo a disposizione il prospetto delle entrate e delle uscite mensili di una persona. È stato calcolato poi il saldo come differenza fra le entrate e le uscite, come possiamo vedere qui dalla formula. Ho inserito poi dei grafici Sparkline per confrontare le entrate in verde con le uscite in rosso, regolando i valori minimo e massimo dell'asse verticale. Ho inserito poi un grafico Sparkline positivi-negativi per evidenziare i mesi in cui sono andato in perdita e i mesi in cui ho avuto un utile, ed ho infine inserito dei grafici a linee, come negli esercizi precedenti, separando il grafico del saldo, che presenta anche valori negativi,
e mostrando l'asse orizzontale in modo da migliorare la sua leggibilità. Riprendiamo ora l'esercizio dall'inizio e vediamo come si procede. Innanzitutto, il terzo modo per inserire un grafico Sparkline è il seguente. Selezioniamo tutta l'area in cui vogliamo inserire i grafici, andiamo sul menu Inserisci e selezioniamo, per questo esempio, colonne. Automaticamente, siccome nella selezione non sono presenti i valori, Excel imposta l'intervallo selezionato come intervallo posizione per i nostri grafici. Dobbiamo dunque impostare l'intervallo dei dati, che è questo. Cliccando su OK, ci vengono inseriti dei grafici che non ci soddisfano per nulla, poiché la colonnina bassa è praticamente invisibile, mentre la colonnina alta è sempre alta come la cella. Impostiamo dunque il valore minimo dell'asse verticale con un valore personalizzato, ad esempio lo impostiamo a 800 e diamo OK. Impostiamo poi il valore massimo dell'asse verticale al valore 2000 e confermiamo con OK, e siccome vogliamo colorare le entrate in verde e le uscite in rosso, non possiamo utilizzare punto massimo e punto minimo, che sono variabili, cioè le entrate a volte sono maggiori delle uscite e a volte sono invece minori. E dunque decidiamo di selezionare il primo punto con un colore e l'ultimo punto con un altro colore, regolando successivamente i colori impostando il primo punto, come già detto, in verde e l'ultimo punto in rosso. Come si può notare, ora i grafici sono molto più leggibili. Impostiamo ora dei grafici a linee, con lo stesso metodo utilizzato in precedenza. Selezioniamo dunque l'area di destinazione e clicchiamo su Inserisci, Linee e selezioniamo poi l'intervallo dei dati. Clicchiamo ora su OK e impostiamo poi, per confrontare le entrate con le uscite, il valore minimo e anche il valore massimo uguali per tutti i grafici Sparkline. Separiamo poi il grafico relativo al saldo, che non ha attinenza con gli altri due grafici, poiché presenta valori molto più bassi e anche valori negativi, e dopo aver formattato i grafici, adottando le solite convenzioni per quanto riguarda i colori del massimo e del minimo, decidiamo, siccome nel saldo sono presenti valori negativi, di visualizzare l'asse orizzontale. Andiamo dunque su Asse e selezioniamo Mostra asse. In questo modo i valori negativi sono ben evidenti. Per concludere, decidiamo di rappresentare il saldo con un grafico positivi-negativi. Selezioniamo questa cella, che come possiamo notare fa parte di questo gruppo di grafici, e separiamola. A questo punto inseriamo un grafico positivi-negativi e andiamo a modificare i dati, poiché su questa linea non è presente alcun valore. Andiamo in Modifica dati, selezioniamo Modifica dati singolo grafico Sparkline e selezioniamo come area dati quest'area relativa al saldo. Clicchiamo su OK e otteniamo così il nostro grafico. A questo punto non ci interessa il punto massimo e nemmeno il punto minimo e decidiamo di rappresentare i punti negativi in rosso, oppure potremmo scegliere un qualsiasi stile presente, ad esempio questo, che ha in verde i valori positivi e in rosso i valori negativi, ed il nostro esercizio è dunque terminato. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video inizieremo a parlare dei grafici convenzionali in Excel. Vi aspetto! Ciao!